Ciao a tutti, come state? Oggi vorrei parlarvi degli articoli determinativi. Però, prima di iniziare, ci tenevo a ringraziarvi tutti tantissimo per l'apprezzamento che avete dimostrato nei confronti dei miei video. Grazie a tutti per i commenti che avete fatto, grazie per il supporto e per la carica che mi avete dato. È stato veramente molto bello e questo mi entusiasma e mi incoraggia ad andare avanti con questo progetto. Mentre vi spiegherò le regole grammaticali, questa volta prenderò degli esempi dall'avventura che ho vissuto sul Monte Verena e che ho recentemente caricato sul mio canale. Iniziamo! Partiamo col dire che in italiano gli articoli hanno due caratteristiche principali. La prima è che precedono sempre un nome, oppure un aggettivo che qualifica il nome. La seconda è che concordano in genere, maschile e femminile, e numero, singolare o plurale, con il nome al quale si riferiscono. Questo significa che se un nome è maschile e singolare, per esempio albero, allora anche l'articolo dovrà essere maschile e singolare. L'albero. In italiano gli articoli possono essere di due tipi, determinativi e indeterminativi. Oggi vediamo solo il primo tipo, gli articoli determinativi. Partiamo con il femminile, che è molto semplice, infatti si utilizza solamente l'articolo la. Per esempio, sul Monte Verena c'era la seggiovia. Altri esempi possono essere la casa, la montagna, la strada. Se il nome inizia per vocale, la A scompare per lasciare il posto all'apostrofo. Per andare in montagna abbiamo usato l'automobile, ma pensiamo anche a parole come l'estate, l'aria, l'oca. L'unica eccezione è costituita dai nomi che iniziano per I semiconsonantica, per esempio la Iena. Comunque state tranquilli perché questi nomi sono molto rari in italiano. Vediamo ora gli articoli maschili, che sono un po' più complessi. Al singolare si utilizza l'articolo il. Mi viene in mente il bosco, nel quale mi sono inoltrato per raggiungere la cima del Verena. Ma penso anche a il lago, il cigno, il sole. Ci sono però molte eccezioni, in cui al posto di il si utilizza l'articolo lo. Questo avviene quando il nome inizia per vocale o per H. Un esempio è l'albero. Solamente in questo primo caso la O viene sostituita dall'apostrofo con S più consonante. Lo sci. Quanta gente abbiamo visto che sciava sul monte quel giorno, con Z, come lo zaino che ho preparato per affrontare la mia avventura. Quando il nome inizia con ps, per esempio Claire di lavoro fa la psicologa, il cui maschile è lo psicologo, con gn e pn, come lo gnomo che si dice si nasconda nei boschi. Infine, quando il nome inizia con la i semiconsonante. Per esempio, lo yogurt. Buono. Il plurale degli articoli determinativi
è abbastanza semplice. Per il femminile abbiamo sempre le. Penso alle meraviglie che ho visto dalla cima della montagna. Mentre per il maschile il diventa i. Quindi in tutti i casi in cui al singolare usavamo il, ora al plurale dobbiamo usare i prati coperti di neve. Lo diventa gli alberi del bosco. Anche qui si utilizzerà gli con tutti i nomi che al singolare vogliono lo. Fa eccezione però la parola Dio, che al plurale diventa gli dei, nonostante inizi per consonante. Per oggi è tutto. A presto!